Buongiorno, ciao a tutti i tuoi amici. Faccio questo breve video per sottolineare un concetto che ho trovato nel libro L'arte della guerra di Sun Tzu e che ci riguarda tutti noi. Mi rendo conto che vedere una donna che si occupa di un trattato come l'arte della guerra può sembrare un po' strano, quantomeno un po' inaspettato. Eppure, quando ci si addentra seriamente nello studio di antiche civiltà, delle loro profonde conoscenze, come è successo a me, questo libro diventa un pilastro insostituibile. Questo trattato parla di battaglie, di come vincere le battaglie contro un nemico, ma penso che tanti conoscano di cosa si occupa questo libro. E c'è un passaggio, c'è un paragrafo molto conosciuto che mi ha sempre attirato per la sua immediatezza. Quindi è un passaggio molto immediato e che mi sono segnata per leggerlo insieme con voi e che dice: se conosci il nemico e conosci te stesso, nemmeno in 100 battaglie ti troverai in pericolo. Se non conosci il nemico ma conosci te stesso, le tue possibilità di vittoria sono pari a quelle di sconfitta. Se non conosci il nemico né te stesso, ogni battaglia significherà per te sconfitta certa. Ora, penso che sia abbastanza chiaro il significato. Il significato è che non si può vincere una battaglia se non si conoscono due cose fondamentali: se stessi e il nemico. Ma attenzione, si intende conoscere bene se stessi e conoscere bene il nemico, non la conoscenza falsata che viene data dal nemico stesso. E soprattutto, se si combatte con le regole, con le strategie che vengono suggerite, che vengono date dal nemico, è impossibile vincere. Cioè, a queste condizioni non è la vittoria a essere certa, bensì la sconfitta. Ora non posso continuare a parlare di guerre e di battaglie su questa piattaforma, su YouTube, e quindi devo cambiare linguaggio, e quindi diciamo che per vincere il gioco della vita, che è un gioco molto impegnativo, c'è da conoscere se stessi e c'è da conoscere chi ci ostacola a questo gioco così impegnativo, e chi ci ostacola è un sistema intero, tutto il sistema. Oggi la grande fregatura è proprio questa: abbiamo cercato di ottenere dei risultati, abbiamo cercato di vincere, ma qual è stato il grande problema, l'enorme problema? È che abbiamo cercato di vincere non conoscendo bene noi stessi, perché la conoscenza di noi stessi proveniva proprio da chi ci ostacolava e ci ostacola al gioco della vita. Abbiamo cercato di vincere non conoscendo bene chi ci ostacola nel gioco della vita, e abbiamo cercato di vincere sempre e comunque all'interno delle regole che ci venivano date, anche quando non sembrava così, anche quando ci sembrava di agire al di fuori di queste regole, anche quando ci sembrava che le strategie fossero giuste. In realtà era solo un recinto più grande che c'era stato appositamente e abilmente messo affinché noi ci cascassimo dentro ingenuamente. Perché? Perché abbiamo sottovalutato chi ci ostacola, perché è molto più abile, molto più organizzato e molto più pervasivo di quanto si possa immaginare. E così praticamente è impossibile vincere, è qualcosa che non può accadere. Per vincere a questo gioco così impegnativo, per la fuga dai confini della Matrix, è necessario seguire quello che indicava Sun Tzu: conosci te stesso, conosci il tuo nemico e poi utilizza la tua strategia, utilizza le tue regole. Può sembrare qualcosa di quasi di elementare, ma questa è una conoscenza che veniva espressa in tutte le vere antiche civiltà del passato, detta magari con linguaggio differente, detto con metafore differenti, detto con simbologia differente, ma il succo, il significato era sempre lo stesso. Per vincere devi conoscere te stesso, conoscere chi ti ostacola e devi utilizzare le tue regole. E quando parlo di conoscere se stessi, non mi riferisco a certi discorsi fintamente spirituali o a mode pilotate che oggi si sentono e sono praticamente ovunque. Assolutamente no. Mi riferisco a qualcosa di molto più concreto, mi riferisco a qualcosa di molto più profondo. Ecco perché durante l'evento Fuga dai confini della Matrix non si sentiranno le solite cose, perché c'è bisogno di uscire fuori dai binari del già sentito,
perché chi ci ostacola è capace di inquinare qualsiasi conoscenza, ve lo ripeto, è capace di inquinare qualsiasi conoscenza. E per vincere a questo gioco così impegnativo non basta stare intorno ad un tavolo a teorizzare, questo è importante certamente, ma c'è bisogno poi dell'azione pratica. Ed ecco perché l'incontro, l'evento sarà molto pratico, ci sarà da rimboccarsi le maniche seriamente per affrontare argomenti che non vengono affrontati o che non vengono affrontati in questo modo o che non vengono collegati ad altri argomenti fondamentali. Forse io sono stata fortunata a mettere insieme tanti argomenti o forse si sono, diciamo, combinate una serie di coincidenze, chiamiamole così, che mi hanno fatto mettere insieme tanti argomenti. Comunque ne parleremo di persona all'evento. Sono convinta, sono molto convinta, che sarà un bell'evento, un evento molto importante, un evento molto incisivo, un evento che lascerà un segno, un'impronta indelebile in chiunque sarà presente. Ci vediamo presto.